Bentornati amici smokers, nel video di oggi vi parlerò dello Squadron Leader, una miscela di Latakia, Oriental Turkish e Virginia, una English mixture della Samuel Gawitt. Tra l'altro sembrerebbe proprio quella più amata tra le English mixture, tra le affumicate di tutta la serie di Samuel Gawitt. Una miscela storica, iconica, creata dopo la prima guerra mondiale, appunto, da come si vede dal disegno, in onore all'aviazione militare. Anche nel video dove vi presento la scorta, la mia ultima scorta di Samuel Gawitt che ho fatto il Natale scorso e che sto aprendo poco a poco, composta da 14 tabacchi, è stata quella di cui ho ricevuto più feedback positivi tra le English mixture. E tra l'altro, se la volete vedere, vi lascio il link nella descrizione del video qui sotto, con la playlist con tutti i video che già ho fatto sulla Samuel Gawitt, compresa la presentazione delle 14 latte. Un taglio ribbon che vi faccio vedere subito da più vicino. Eccoci qui, come vedete ho già superato la metà latta a questo punto. Potete anche vedere un taglio ribbon, foglioline molto fini che si lasciano caricare altrettanto facilmente, dei bei colori dove prevalgono i più chiari, i biondi. Tanto sono a farvi compagnia con la mia Mastro de Paca. Un'umidità ottimale di questo tabacco dall'inizio alla fine, nonostante, come tutti ormai già sanno, purtroppo queste ultime latte della Samuel Gawitt non sono perfettamente sottovuoto, a mio avviso per niente sottovuoto, ossia appena incastrato il coperchio non si sente nessun rumore all'apertura. Una combustione anche ottimale. All'olfatto si sente subito un buon odore di affumicato, legna da ardere e anche vegetale, non troppo forte. Mentre al gusto si sentono dei buoni sapori di agrumi, vegetale, anche ovviamente questa affumicatura, questa legna da ardere, leggermente più sotto anche torba. L'impressione che mi ha dato questa miscela è delle proporzioni tra Latakia, Oriental Turkish e Virginia sembrano molto equilibrate, sembrano che stanno quasi alla pari, delle fumate piacevoli, un livello di nicotina direi da 1 a 5 leggero, un 2,5. Dall'inizio alla fine della fumata veramente questo equilibrio di sapori rimane persistente fino alla fine. Dei sentori, dei sapori di intensità medio-bassa, ma piacevoli. Se dovessi dare un voto da 1 a 10, giusto per farvi capire cosa ne penso io, anche per me questo è un buon tabacco che vale. Io direi un 9 pieno. Come sapori, secondo me, ha il suo carattere, forse solo per sapore, forse non sarei arrivato al 9, perché ho fumato anche altre affumicate, altre English mixture che mi sono piaciute, come le Peterson, però questa, oltre al sapore, in più ha anche una meccanica di fumata fantastica, ossia una combustione ottimale, si lascia fumare sempre a filo, difficilmente si spenge. L'ho fumata tranquillamente e caricata su diverse pipe, su tutti i tipi di fornelli. Un tabacco che si adatta a qualsiasi tipo di fumata. Ci sono anche diverse recensioni anche su YouTube, video recensioni, e ovviamente è come parlarne male. Io, se proprio dovessi trovare
un piccolo difetto col lanternino, forse potrebbe pizzicare un po' alla lingua, ma può essere totalmente soggettivo. Io intanto brindo sempre alla vostra salute. Cheers! Non perdetevi il prossimo video, che vi parlerò del Hall of the Wind, che sto per finire anche lui. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Se siete arrivati fino a qui, mi raccomando, un bel like, a voi non costa niente, a me aiuterà tantissimo ad andare avanti. E che dire, come sempre ha sido un verdadero placer, sia Pacà, hasta la prossima, amigos smokers.